pigiama come un bischero, ti metti a letto e dormi. C'è il cambio, quando ti pigliano ce ne lasciano un'altra uguale, così non si accorge nessuno, la mamma non se ne accorge. Quanto tempo addotto, ambiente militare, sta per tornare a casa e l'ipnosi gli si chiede quanto tempo ci vuole per tornare a casa? L'addotto mi spara subito una cosa a cui non avevo pensato, mi dice qua, in che senso? Nello spazio o nel tempo? E io non so cosa rispondere, cioè, tutte e due. Ah, poco, c'è una vibrazione, poi si è a casa. Ve l'ho detto io al militare, e ora torno a casa, mi è passato tanto tempo, come faccio? Il militare che mi risponde mi dice al ragazzo di ipnosi, non ti preoccupare, a casa tua c'è una coppia, non se ne accorge nessuno che te sia andato via. Centinaia di ipnosi, centinaia di discorsi uguali, tutti uguali, si sono messi d'accordo. Ecco perché questa domanda. Ti sei mai sentito come se provenissi fisicamente da un altro pianeta o hai mai sognato una cosa del genere? Una certa frequenza, fino a una certa età, mi dice sì. Tutti sognano di essere... da cosa nasce questa idea di essere di un altro pianeta? Cioè, lì veramente si prende un po', si perde coscienza di chi sei. Perché alla domanda, poi una delle domande successive, gli si chiede all'addotto, hai mai pensato di non essere figlio dei tuoi genitori? L'addotto irrimediabilmente risponde, sì, l'ho pensato anche da quando ero bambino piccolo. Sono andato dalla mia mamma quando avevo 2 anni e mezzo e gli ho detto, mamma, te non sei la mia mamma, te sei una copia della mia mamma, quella vera è da un'altra parte. E la mamma si sente morire quando la bambina piccola gli dice queste cose qui. Perché qui è evidente che c'è una zona di memoria nella testa dell'addotto che è una zona di memoria ad accesso negato, ci si arriva con una password se volete, che contiene l'informazione della vita aliena. Questo accade perché quando l'addotto viene preso, e questa era un'innovazione, gli americani non ci sono arrivati qui, si era capito una cosa fondamentale, si era capito che cosa volevano gli alieni da noi. Ci abbiamo messo una vita per capirlo, cioè anni e anni e anni. Ce ne accorgiamo una volta quando in una ipnosi, tantissimi anni fa, succede la seguente scena. Arriva il solito soggetto, viene messo nel cilindro orizzontale, vibra, lui vede in un oblò il cilindro orizzontale, il cilindro verticale con dentro la sua immagine che si sta formando. E in quel momento si chiede, oddio, e chi sono io? Sono io quello lì o è lui? Chi è dei due io? In quel momento una forte vibrazione al plesso solare e cambia scena e lui si vede dall'alto e si vede il cilindro orizzontale, il cilindro verticale, con lui dentro e lui dentro e lui di fuori. Allora chiedo a questa telecamera fuori, partono delle domande di controllo e gli chiedo, le domande di controllo servono a capire in ipnosi se questo qui sta prendendo un giro strano che poi non si capirà più nulla. Quindi come ti chiami, quanti anni hai, guardati le mani. Guardati le mani, non vedo le mani, guardati il corpo, non vedo il corpo. Dove stai guardando? Come hai fatto a girarti? Perché se questo soggetto si è alzato così, meccanicisticamente si deve essere girato per guardare in basso, no? Ma io non mi sono girato per guardare in basso. E allora come fai a guardare in basso? Ma io non sto guardando in basso. E allora dove stai guardando? Dappertutto. Come ti chiami? Ma noi non abbiamo nome. Noi, fa già sul plurale. Lì, devi cominciare a capire che cavolo sta succedendo. Noi non abbiamo nome. Definiscili, sono una matrice di punti di luce. A questo punto, siccome quello che ti diceva questa cosa era una bidella, era una cuoca delle scuole dell'asilo infantile, che cosa sia una matrice di punti di luce bisogna capire innanzitutto che cosa intende lei per matrice di punti di luce. Quanti anni hai? Cosa vuol dire? Gli ripeto la parola, da quanto tempo sei? Da sempre. Ecco, ti rispondo in questo modo, allora ti capisci che c'è qualcosa che non torna. Che è sta roba? Che fa la telecamera e che vede chi sono quei due? Uno è il mio contenitore e l'altro, no, con l'altro non c'è niente a che fare, quello è buio, è nero, vedi che non c'è vita lì dentro. Vedi che non c'è vita, come se io vedessi quello che vede lui, perché il soggetto in ipnosi crede che io veda quello che vede lui, E te
dove vuoi entrare? No, no, ora mi fanno entrare in quello lì nero, ma io non ci voglio mica entrare in quello lì. Non sono mica io quello vero, il mio contenitore è quell'altro. Ti fa questi discorsi qua. Allora, a un certo punto, dopo il primo, il secondo e il terzo, che faceva sempre gli stessi discorsi, blocchi, decidiamo, strategia. Si manda il soggetto in ipnosi, ci fa raccontare questa scena e la si blocca, lì. E lì, per aria, gli si dice, senti un po', ma te, parliamo, ma chi sei? Ed ecco che esce fuori il discorso. Io sono quella cosa che voi chiamate vita. Io sono la vita. Io sono l'energia. Io sono, noi tutti. Io. Come ti chiami? Noi non abbiamo nome. Ti dice così. Io so il nome di quello lì, del mio contenitore. Mi disse uno, ma io come mi chiamo? Io non ho nome. Allora cominciamo a cercare di approfondire questa cosa. Ti trovi bene nel tuo contenitore, che mi frega a me, ma era per cercare di prendere la cosa da qualche parte. Allora cerco di alla larga. Ti trovi bene nel tuo contenitore? Sì, ma tanto lui non capisce. Come non capisce? Non capisce che ci sono questi che vengono. Te gliel'hai detto? Sì, io gliel'ho detto, ma lui non capisce. Ma cosa vogliono questi che vengono? Vogliono me. E perché vogliono te? Perché io sono la vita. Da lì il casino era ancora più sommo. In parole povere, quello che veniva fuori è che questa cosa veniva presa, staccata dal contenitore e messa in un altro contenitore, che non solo a volte era la copia dell'umano, ma altre volte, ancora più drasticamente parlando, tremendamente parlando, era un alieno che stava in uno di questi contenitori. Un alieno che poteva avere le forme più strane, l'alieno serpentoide, quello che sembra un serpentone con tanto di cresta, quando si incazza si alza la mente così. E te in quel momento segui la telecamera, che è la coscienza, chiamiamola così per il momento, che si staccava dal tuo contenitore e veniva messa qui dentro per rigenerarlo, se no lui moriva. E te in un microsecondo fai l'esperienza di essere un rettile, ti guardi le mani e dici, ma queste non sono le mie mani, come ti chiami? Così, non lo posso dire, le vostre corde vocali non sono adatte, ti risponde così. E in quel momento te sei lì e vedi l'uomo lì nel cilindro orizzontale e te sei serpente nel cilindro verticale. Poi dopo un po' di rigenerazione qualcosa si stacca, questa telecamera se ne ritorna nel suo contenitore originale, l'unico contenitore che può essere utilizzato per conservare questa cosa a lungo. E allora la parte animica si esprime in un certo modo e dice, io sono qui per fare questo, sono qui per fare esperienza in questo universo, mi sono scelto il contenitore del signor Rossi perché voglio vedere, siamo venuti qui per giocare in questo universo. Solo che ci sono questi altri che vengono a romperci le balle, vengono a prenderci e noi non vogliamo, ma loro ci prendono. Cioè, è una cosa allucinante. Allora si capì la cosa fondamentale, ecco perché dico, l'alieno voleva una cosa da noi, voleva quella cosa che noi non sapevamo nemmeno da avere. Chiamiamola anima, tanto per intendersi, ma la potreste chiamare anche Giuseppe. Anima, quella cosa che contiene la vita immortale. Perché? Perché quando tu ad anima gli chiedi quanti anni hai, lei ti dice non lo so, in che anno siamo, cosa vuol dire, non sa rispondere, non ha l'idea del tempo perché non ha l'asse del tempo. Questo produce all'interno di questa cosa che sta all'interno del corpo umano la capacità di essere immortale. L'alieno vuole questa cosa qua. Questo fu la ragione del perché noi introducemmo certi tipi di domande di questo tipo, sulla copia, sugli altri pianeti e così via. L'altro pianeta, la domanda era nata da, ti sei mai sentito su un altro pianeta, di un altro pianeta, ti sei mai visto, sentito diverso? Certo, perché noi scoprivamo che all'interno del corpo dell'addotto c'era un casino. Cioè non c'era solo l'abduction vera e propria, si apre la porta, entrano gli alienetti, ti prendono immobilizzato, ti portano alla loro macchina volante, ti portano su, ti fanno un mazzo così e poi ti riportano giù. Nel mazzo così il tour completo è di 3 stanze, ti fai tutto il giro. Partiamo dalla donna, che così c'è anche la stanza ginecologica. La donna, quella è l'ultima, prima viene portata in un ambiente in cui ci sono 2 cilindri. I 2 cilindri sono 2 cilindri verticali, tutti e 2.
viene introdotta nel primo cilindro, nel secondo cilindro c'è la copia da rigenerare, i due cilindri sono verticali. Se invece la copia deve essere fatta, allora te entri in un cilindro orizzontale e la copia si costruisce nel cilindro verticale. Poi c'è un'altra stanza in cui c'è un cilindrone pesantissimo, di quelli però di materiale non trasparente, canna di fucile, grosso, massiccio, no? E accanto un altro cilindro. Te entri nel cilindro massiccio, senti freddo, noi all'inizio pensavamo che questo freddo fosse dovuto al fatto che questa specie di magnetone, che poi